Ok, adesso dobbiamo parlare della dawa. La dawa è un concetto importantissimo perché è la fase che precede la jihad ed è importantissimo parlarne perché non c'è nessuno che lo stia affrontando adeguatamente in Italia. Allora, la dawa innanzitutto dobbiamo capire che cos'è, qual è il suo obiettivo, su chi agisce e qual è il problema della dawa. Una volta che abbiamo capito il problema della dawa, riusciamo anche a capire la soluzione. Ok? Nel caso di questo video io dovrò essere molto sintetica e l'obiettivo di questo video è legare l'antisemitismo islamico all'antisemitismo generale che insieme formano il 70% della dawa in Italia. Se poi ci sono domande, cose non chiare, me le potete scrivere nei commenti e ovviamente ci possiamo ritornare. Allora, la dawa è una forma di propaganda che ha come obiettivo l'imposizione della Sharia. Questa propaganda può essere fatta sia sui musulmani sia sui miscredenti. Io adesso mi occuperò soltanto della propaganda fatta sui miscredenti. Gli agenti della dawa sono persone dette dahi, che io chiamerò agenti della dawa, che si infiltrano in una società ospitante, la studiano per anni e ottengono come risultato un'analisi dei punti fragili, dei punti vulnerabili della società ospitante. Su quei punti fragili e vulnerabili gli agenti della dawa andranno a fare leva, una manipolazione emotiva che è fondata sull'inganno per ottenere l'applicazione di alcune leggi della Sharia, senza che il miscredente si stia rendendo conto che sta applicando la Sharia. Questa fase è previsto che finisca a un certo punto ed è una fase non violenta perché ci sono delle cose che effettivamente il miscredente non capendo si ritrova davanti a queste richieste in maniera positiva, condiscendente. Altre è impossibile chiederle, lì inizia la jihad. Comunque ci arriviamo. Allora, come ho detto all'inizio, la manipolazione emotiva che viene fatta cambia molto a seconda della società ospitante, a seconda delle vulnerabilità che il miscredente, che si trovano davanti gli agenti della dawa, presenta. Per questo motivo possiamo fare degli esempi. Ad esempio, in Germania c'è la ferita aperta dell'Olocausto, quindi è molto frequente che ci siano delle commemorazioni, dei dibattiti pubblici e a questi dibattiti pubblici gli agenti della dawa partecipano. Alla fine del dibattito pubblico la cosa più comune che accada è che dicano: noi musulmani adesso ci sentiamo come si sentivano gli ebrei negli anni 20, negli anni 30, prima che iniziasse il Terzo Reich. In quel momento il tedesco si sente vulnerabile, si sente fragile di fronte a questa ferita aperta dell'Olocausto e quindi si dimostra sempre più accondiscendente nei confronti delle richieste di Sharia, che non sa che sono richieste di Sharia. Ad esempio potrebbe iniziare, sto parlando del tedesco medio per capirci, se fosse un giornalista potrebbe iniziare ad ammorbidire un po' gli articoli di giornale, il linguaggio e i titoli e quindi non parlare più di attacco terroristico islamico, attacco jihadista, ma parlare di pazzo che ha accoltellato delle persone per strada. E ovviamente noi sappiamo che questo non è corretto neanche a livello linguistico, perché un conto è un pazzo, un conto è una persona che sta applicando dei concetti che derivano dall'Islam. L'altra cosa che può accadere molto di frequente, che si sta manifestando moltissimo negli Stati Uniti, è la commistione fra il Black Lives Matter e gli agenti della dawa. In questo caso gli agenti della dawa innanzitutto stanno convertendo moltissime persone delle comunità afroamericane, cosa che invece in Europa non accade, sempre per ritornare al fenomeno del fatto che la dawa cambia a seconda delle fragilità che si ritrova davanti, nei cittadini miscredenti davanti. Nel caso delle comunità afroamericane viene esasperata la visione dell'uomo bianco, razzista e suprematista e quindi molte persone si stanno convertendo, non solo, ma stanno facendo grandi numeri, ovvero le persone del Black Lives Matter
si ritrovano con tutte queste comunità islamiche alle loro spalle e sentono questo grandissimo supporto. La cosa più probabile che possa accadere è che ad esempio uno degli agenti della Dawa, dopo tanti anni che ha supportato anche tramite internet ma anche fisicamente con queste grandi manifestazioni, ha supportato il Black Lives Matter, si rechi da un dottore di una comunità afroamericana a chiedere che venga fatta la mutilazione dei genitali femminili, che ovviamente per il bianco, suprematista e razzista è illegale, e magari il dottore dice di sì. Si ritrova accondiscendente perché si sente di dovere un favore, diciamo, a tutti gli anni, a tutto l'entusiasmo che hanno passato le comunità islamiche a sostenere le comunità afroamericane. Per quanto riguarda la Dawa, la Dawa migliore del mondo che viene fatta in Italia riguarda la sinistra, vengono manipolate le istituzioni e i partiti di sinistra affinché si applichi la legge sulla blasfemia. Molto probabilmente le persone di sinistra che la applicano non sanno che si tratta di legge sulla blasfemia, della Sharia, che è la legge secondo la quale dell'Islam non bisogna assolutamente parlare, e semplicemente non criticano più alcuni fenomeni che sono tipicamente islamici, cercano di essere reticenti nei confronti di questa critica. Quindi nessuno ha parlato di Salman Rushdie, ad esempio quest'estate, oppure nessuno sta puntando il dito contro la Sharia dell'Iran, dove stiamo vedendo tutte le sere al telegiornale quello che accade, e quella è Sharia pura, è proprio pura Sharia, quindi se non avete familiarità col concetto, ogni tanto guardate un telegiornale, vedete l'Iran, quella è la Sharia pura. E questo comporta che anche il cosiddetto femminismo di sinistra taccia su queste cose e quindi continui a parlare di altri argomenti che probabilmente sono anche tutti seri e nobili, ma non è possibile che ci si senta completi come femministi o femministe parlando solo di quello. E dovrebbe essere l'esatto contrario, cioè partiamo dall'Iran e iniziamo a vedere cosa sta succedendo lì alle donne e poi torniamo in Italia a parlare della Shoah, ad esempio, per fare un esempio banale. L'ultima volta che ho detto questa frase su un social network che non uso più mi hanno linciata viva, le cosiddette progressiste femministe. Ottimo. Quindi la sinistra si ritrova reticente alla critica, sta applicando la legge della blasfemia, della Sharia, e fondamentalmente mi sono persa, inizia a ripetere una serie di cose che fanno leva sulle proprie fragilità. Ad esempio la sinistra non è mai stata particolarmente cristiana sulla carta e quindi spesso le persone di sinistra di fronte ad un attacco di jihad menzionano le crociate. Questa cosa a me è successa sempre, è quella che più di frequente riscontro. E le crociate che tra l'altro non sono state vinte dai cristiani, quindi ma poi meriterebbe un approfondimento sta storia delle crociate. Comunque tutti quasi, di fronte ad un attacco jihadista, un problema islamico, ti dicono sì vabbè ma anche noi abbiamo fatto le crociate. Questa è una cosa tipica della sinistra che in alcuni suoi momenti non va d'accordo con i libri di storia. Cioè i musulmani le hanno vinte le crociate, che senso ha? Comunque, quando si crea a questo punto tutta questa legge sulla blasfemia, questa commistione, questi grandi numeri, questa grande accondiscendenza, il cittadino medio della società ospitante, quindi della società diciamo europea o occidentale, si ritrova privo di riferimenti, perché l'articolo su Rushdie, ad esempio, dice Rushdie accoltellato, si cerca il movente. Beh, quale sarà secondo te il movente? Oppure quando ci sono delle persone che gridando Allah Akbar accoltellano degli inglesi o dei tedeschi, non viene neanche menzionato questo. Il cittadino medio inizia l'ipnosi, iniziano a mancare questi riferimenti, il linguaggio è stato modificato troppe volte e l'aspetto linguistico di questa fase di ipnosi che precede la jihad è esattamente la parte più interessante, perché è caratterizzata dalla ripetizione di tantissimi slogan. Ne ho segnato qualcuno
che chissà dove ho messo, li ho messi qua, da leggervi, sono tutti molto banali ma sono i più frequenti. Più questi slogan vengono ripetuti, più la società ospitante va in ipnosi completa e non trova più i punti di riferimento o le parole giuste per affrontare correttamente un problema. Ve ne leggo alcune. L'Islam è una religione di pace. La parola Islam significa pace. Nel Corano c'è scritto che chi uccide una vita è come se avesse ucciso l'umanità intera. Jihad significa sforzo interiore. Israele è uno stato nazista. I terroristi o i talebani interpretano male i testi, quindi non rappresentano il vero Islam. Gesù era musulmano. Gesù era palestinese. Noi musulmani crediamo a Gesù. L'Islam è la religione che ha dato più diritti alle donne. Maometto è stato il primo femminista. Il velo è una libera scelta delle donne. L'islamofobia sta aumentando, dobbiamo fare delle leggi per combattere l'islamofobia. L'islamofobia è un'invenzione della Dawa che ha avuto un grande successo l'hanno inventata quando hanno capito che non potevano chiedere in Occidente la legge sulla blasfemia perché da qualche secolo non c'è più e quindi è stata inventata questa. Un'altra cosa interessante è che persone non musulmane quando menzionano Maometto dicono il profeta Maometto, che non è il loro profeta, ma non lo dicono neanche di Abramo e neanche di Gesù. Quando invece parlano di Maometto dicono il profeta Maometto. E poi sono state presentate due dicotomie che non hanno nessun senso e che in altri video possiamo vedere. Quella che crea la trappola più grossa è stata la divisione fra musulmani moderati e musulmani estremisti. Non ha nessun senso. L'altra dicotomia presentata è dire che la cultura è diversa dalla religione, quindi se c'è un problema che sembrerebbe arrivare dai paesi islamici, non viene detto che è un problema islamico, ma viene detto quella lì è la cultura. L'Islam non c'entra niente con questo. Ok, una volta che tutti questi slogan sono stati ripetuti e già il fatto stesso che vengano ripetuti dovrebbe dare un minimo di allerta, nel senso che in questo momento perché nessuno si sta chiedendo o sta ripetendo se il cristianesimo è una religione di pace? Perché non c'è bisogno di continuare a dirlo, no? E invece nel caso dell'Islam questi slogan più vanno avanti più significa che appunto c'è bisogno di aumentare questa ipnosi della società media che si ritrova chiaramente tantissimi problemi islamici sotto gli occhi, ma non riesce ad affrontarli perché non riesce neanche a chiamarli col nome giusto. E tutta questa fase di ipnosi non è nient'altro che l'applicazione della legge della blasfemia. Legge sulla blasfemia della Sharia. A questo punto, quando la società ospitante ha ricevuto tantissima dawa, sono stati trovati gli alleati nella sinistra, nel Black Lives Matter o nelle persone anche emotivamente manipolate, come nel caso ad esempio dei tedeschi per quanto riguarda la ferita aperta dell'Olocausto, inizia quindi ad esserci questa fase in cui si intensifica la dawa. E nella dottrina islamica non esiste questa fase che io adesso vi spiego e non esiste una parola per definire questo momento in cui la dawa si intensifica e si preannuncia la jihad. Siccome non esiste, ma siccome io ne ho bisogno di definirla bene, la chiameremo proto-jihad, solo per capirci. Nella fase di proto-jihad ci sono 3 gruppi che inconsapevolmente percepiscono l'intensificarsi della dawa e percepiscono anche inconsapevolmente l'intensificarsi delle minacce e dei pericoli. Questi gruppi sono innanzitutto al primissimo posto gli ebrei, poi le donne e poi gli omosessuali. Degli omosessuali direi più i gay che le lesbiche, nel senso che c'è più astio nei confronti dell'omosessuale maschio, cioè del gay e non tanto della lesbica. Adesso a noi interessa capire in questa fase di proto-jihad che cosa succede agli ebrei, come avvertono questo cambio della società e quali scelte possono essere fatte.